Oggi un video rilassante, rispondo alle domande che mi avete mandato negli ultimi giorni. Preparate una bella tazza di tè o caffè o tisana. Ciao, sono Valeria e sono un'insegnante di italiano per stranieri. Se stai studiando questa lingua, ricordati di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Iniziamo! La prima domanda è questa. Cara Valeria, non so se posso fare una domanda qui, ma ci provo. Potrebbe spiegare in modo più dettagliato qual è la differenza fra ti voglio bene e ti amo in Italia? In quali casi si dice questo o quello? Grazie in anticipo. Una bellissima domanda. È molto semplice. Ti voglio bene significa io tengo a te. Io voglio il tuo bene, mi importa di te. Esprime un affetto sincero che rivolgiamo a amici, parenti, persone care, ma non c'è niente di romantico. Al contrario, ti amo lo usiamo con la nostra persona speciale, quindi con il proprio marito, fidanzato o compagno o con la propria moglie, fidanzata o compagna. È un tipo di sentimento più profondo, un desiderio passionale, un amore di coppia, sentimentale. Passiamo alla seconda domanda. Ho guardato il tuo ultimo video e vorrei farti una domanda. Ho notato una frase. Anche se la cena di beneficenza era a favore dei terremotati, poche persone vi hanno partecipato. Perché si usa vi? Pensavo di usare ci. E infatti pensavi bene, perché in questo tipo di frase ci sarebbe la scelta più comune. In questa frase ci e vi sono avverbi di luogo, che significano qui, in questo posto, oppure lì, in quel posto. Hanno lo stesso significato quando sono avverbi di luogo, sono interscambiabili, hanno lo stesso significato e uso. L'unica piccola differenza è che usiamo vi come avverbio di luogo in contesti un po' più formali, mentre ci è quello più utilizzato nell'italiano orale, parlato, informale. Quindi l'unica differenza è il contesto, il registro. Terza domanda, non capisco come usare chissà. Chissà. Un'altra bella domanda. Chissà è una parola italiana che esprime dubbio, incertezza, ma anche una speranza, non troppo forte, un po' vaga. Vediamo degli esempi. Chiamo il mio amico Marco, ma non mi risponde. Posso dire, ma chissà dov'è, chissà cosa starà facendo, chissà perché non mi risponde. Con queste frasi e con questo chissà voglio esprimere un dubbio, un'incertezza. Io non so dov'è il mio amico e mi chiedo che cosa sta facendo, perché non mi ha risposto. Oppure, domani vorrei andare al mare, ma oggi piove. Mi chiedo, ma chissà se domani andrò al mare. Chissà che tempo farà domani. Non lo so ancora, non ho ancora guardato le previsioni del tempo e quindi mi dico, chissà se domani andrò al mare. Non lo so, è una vaga speranza. Infine c'è anche una bella canzone italiana degli anni '80 di Lucio Battisti che si intitola Con il nastro rosa, che ha chissà nel ritornello. Adesso ve lo leggo. Chissà, chissà chi sei.
Chissà che sarai, chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo. L'autore in questo caso non conosce il futuro della sua relazione d'amore e si chiede: chissà che sarà di noi, cioè non lo so proprio che cosa ci riserverà il futuro. Questa domanda mi era arrivata anche l'anno scorso. Sei team panettone o pandoro? Innanzitutto, per chi non conosce questi due dolci, dovete sapere che il panettone e il pandoro sono i due dolci tipici natalizi in Italia. Il panettone è nato a Milano, ha una base rotonda, il corpo cilindrico e finisce con una cupola leggermente croccante. Il suo interno è morbido e all'interno ci sono i canditi e l'uvetta. Il pandoro invece è originario di Verona, ha una base rotonda, il corpo più alto di quello del panettone e termina con una stella a 8 punte e si è soliti mangiarlo con lo zucchero a velo sopra. Dentro è molto soffice e morbido, burroso e non ha i canditi e l'uvetta. Per questo motivo io preferisco il pandoro. Il pandoro è un dolce più infantile, più dolce, più semplice e mi piace molto. Come posso usare cioè? Cioè è una congiunzione esplicativa. Significa che deve spiegare dopo quello che abbiamo detto prima. Dobbiamo rendere più chiaro quello che abbiamo appena detto. Quando noi usiamo cioè, vogliamo rendere chiaro un concetto già menzionato prima. Per esempio, Giulia è miope, cioè non vede bene da lontano. Questo cioè mi sta introducendo la spiegazione di cosa significa essere miope. Oppure, le mie mele preferite sono le Granny Smith, cioè quelle verdi. Questo cioè introduce la spiegazione di che cosa sono le mele Granny Smith. Una congiunzione molto simile a cioè, anzi un sinonimo al 100%, è ossia. Potete usare cioè o ossia per spiegare quello che avete appena detto. Qual è la differenza tra molto e troppo? Molto significa in grandi quantità, invece troppo significa sopra una quantità limite, una quantità grande ma che rende la mia esperienza quasi negativa, fastidiosa. Per esempio, ho mangiato molto. Significa che ho mangiato una grande quantità di cibo. Se io invece dico ho mangiato troppo, significa che ho mangiato e sto quasi male. Ho mangiato oltre il mio limite per stare bene. Quindi c'è una differenza sostanziale. Ho mangiato molto indica una grande quantità, ma ho mangiato troppo significa che questa esperienza ha delle conseguenze negative per me, è quasi fastidiosa, sto male. Poi in realtà in italiano troppo può anche avere un significato molto positivo, dipende dal contesto, perché se io dico mi piace troppo la pizza, significa che la pizza mi piace moltissimo, mi piace veramente tanto, quindi dovete fare attenzione al contesto. Adesso una domanda personale, questa persona mi chiede cosa ti piace fare nel tuo tempo libero.
Devo dire che ultimamente non ho tanto tempo libero, però è un ottimo spunto per imparare tanto vocabolario nuovo. Quindi, quando ho tempo libero, mi piace tantissimo fare lunghe passeggiate nei campi vicino a casa con le cuffie e ascoltare contemporaneamente degli audiolibri o anche la musica a volte. Quando invece sono a casa ho tantissimi hobby creativi, per esempio io tengo un diario, eccolo qui, questo è il mio diario, in inglese oggi si chiama journaling o scrapbooking o junk journaling. Faccio un po' tutte queste cose insieme, quindi scrivo quello che penso, le mie sensazioni, oppure raccolgo dei piccoli ricordi di esperienze, come questo scontrino di una cena che ho fatto, o delle foto, e le metto qui dentro per ricordarmele e in futuro magari riaprire il mio diario e rivedere tutti questi bei ricordi. Poi naturalmente mi piace tantissimo leggere, io leggo circa 40-45 libri all'anno, guardo tante serie TV, tanti film e più raramente mi piace frequentare dei corsi creativi, per esempio di ceramica o cose simili. Bisogna coltivare le proprie passioni, i propri passatempi, perché il tempo libero è fondamentale oggi. Questa non è veramente una domanda, ma una richiesta. Vorrei guardare di più video come l'ultimo, una intervista come un chat reale. E avete ragione, mi è piaciuto moltissimo intervistare Serena Capilli, un'autrice bravissima di letture graduate per studenti di italiano. Quindi fatemi sapere nei commenti chi volete che io intervisti in futuro. Fatemelo sapere. Bello, una domanda di fonetica, di pronuncia. Come possiamo fare noi madrelingua spagnoli per pronunciare correttamente gli? Probabilmente questo suono è il suono più complicato per chi studia l'italiano. L'italiano non ha tantissimi suoni difficili, ma questo è un po' complesso da pronunciare. Si tratta di un suono palatale, che significa che la lingua deve toccare il palato, la parte dura della bocca sopra la lingua. È anche un suono laterale, quindi l'aria esce dai lati della bocca e non da davanti, ma dai lati. Ed è un suono sonoro, significa che se voi mettete la mano qui, quando pronunciate gli, sentirete vibrare, significa che è un suono sonoro. Questa è la teoria. Vediamo adesso un po' di tecniche per pronunciare bene questo suono. Innanzitutto in italiano lo possiamo trovare con la vocale I, gli, ma anche con le altre vocali come glia, famiglia, glie, figlie, glio, aglio e liu, anche se è molto molto raro. Per esempio l'aggettivo cigliuto, che significa con delle ciglia lunghe e folte. Allora, provate a mettere la punta della lingua dietro gli incisivi, che toccano gli incisivi, e pronunciate semplicemente il suono la L. Dopo spostate la parte alta della lingua all'insopra e toccate il palato. Il suono deve passare dai lati. Praticate. Prima toccate i denti con la lingua e dopo alzate il
dorso della lingua verso il palato. Dovete praticare gli. Potete praticare con queste parole: famiglia, figlio, aglio, coniglio, eccetera. Bene, siamo arrivati alla fine di questo video domanda e risposta. Fatemi sapere nei commenti se vi è piaciuto e lasciatemi pure altre domande a cui risponderò nel prossimo video. Io vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mettete un mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao e ci vediamo alla prossima video lezione.